Fermati un attimo che ho la pipì in canna, devo proprio andare. Vai. Ciao ragazzi, bentrovati in un nuovo video. Allora, siccome avevo detto che iniziava la nuova rubrica Vita da Gamer, oggi vi porto la nostra amica che abbiamo qua sopra di me, che si chiama Barbara Murgida. Ciao, buonasera a tutti. Barbara Murgida è un'esperta di Game Boy, è la classica tipa che si sporca le mani, insomma, li apre, li sistema, li smanetta. Oddio, suona male che li smanetta, però vabbè. Riconosce le cartucce false, anche quelle le apre. Ne sa del Game Boy. L'ho conosciuta attraverso un gruppo Facebook, ci ho diciamo fatto amicizia, diciamo così, ci scambiamo qualche parola ogni tanto. Adesso la andiamo a conoscere un po' come vive la sua vita con il gaming, in particolar modo il Game Boy. Ci parli un po' del tuo background videoludico, come sei partita a giocare, tutte queste cose qua. Vogliamo sapere. Allora, oddio, ho iniziato, diciamo, a giocare, ma ero veramente piccola perché comunque dobbiamo proprio partire dall'inizio, partiamo dai tempi dei cabinati, che c'erano tipo in questo, come dire, bar di paese, ce n'erano tantissimi e quindi mi portava spesso mio cugino per giocare. Di solito si giocava a Metal Slug, Cadillac and Dinosaur, Pang. Pang, che strippo. Street Fighter un po' meno, spesso giocavamo a King of Fighters, si giocava spessissimo a quello e a Metal Slug. Poi da lì è finita, diciamo, l'era dei cabinati, perché comunque poi si cresce, quindi ovviamente non avevo più mio cugino che mi portava al bar, ecco, diciamo questo. Quindi iniziai... Tuo cugino si è dedicato ad altro, ha lasciato la cugina da parte, ha detto c'è qualcosa di là che mi interessa un po' di più. Motorini all'epoca, quindi niente, diciamo che i primi giochi che ho avuto sono stati una console casalinga, che praticamente è la versione falsa della PlayStation, è stata la Polystation. Oh, la mitica Polystation che ci fanno i meme. C'era la PlayStation e praticamente questa qui aveva tutti questi giochi NES che io all'epoca comprai pensando fosse la PlayStation alla modica cifra di 15.000 lire. Ah, beh, difficile che sia la PlayStation. 15.000 lire la PlayStation non penso che la vendevano. Quindi giocai tutti questi giochi del NES che erano molto belli, magari che ne so, cioè diciamo che quella console ha iniziato a rompersi pezzo per pezzo perché prima si è rotto un joypad, cioè un joystick, poi si è rotta la pistola, poi si è bruciato il trasformatore. È finita a pezzi praticamente. Ce li avevi almeno 2 joypad? Sì, quindi quando si ruppe quello sai l'altro, ma poi si ruppe anche quello. Una tristezza. Ho detto vabbè, ormai è andata così. Mi dispiace non averla adesso perché averla adesso sarebbe davvero fighissimo perché comunque riuscirei ad aggiustarla. Sì. Dato che diciamo che almeno, come dire, per il momento riesco a capirne. Non ho preso lezioni di elettronica, però so quello che basta per aggiustare. Poi dopo questa PlayStation La mitica Polystation. arrivò un giochino perché mi regalò mio zio un giochino LCD, però ovviamente era una cinesata di quelle assurde ed in realtà è questo, però non è quello originale che avevo da piccola, però l'ho recuperato ultimamente ed è semplicemente un LCD del calcio. Come i Jig Tiger. Quindi, sì, però era la versione falsa, praticamente la versione più scrausa possibile. Vabbè, tanto non si facevano campionati di Jig Tiger, quindi rilassato. Vero. Poi quando avevo 7 anni iniziò l'era del Game Boy. Iniziò l'era del Game Boy perché quell'anno mi ricordo che volevo tanto avere una console, dato che studiavo comunque, sì, diciamo che era una piccola secchiona. Però io non chiedendo mai nulla, dato che non sono neanche il tipo che chiede cose, mia nonna quell'anno mi chiese: ma tu cosa vuoi effettivamente se ti promuovo una scuola? E all'epoca questo mio compagno di scuola vendeva il Game Boy, perché comunque si era stufato di averlo. Magari doveva comprarsi la PlayStation, presumo, non lo so. Che anno era? Era il 97. A un passo dal color proprio. Eh sì.
Quindi niente, praticamente con mia nonna ci recammo a casa di questo mio ex compagno di classe e comprai Game Boy di seconda mano, che poi ho scoperto che non era di seconda mano, era bensì di quarta mano, cioè quindi l'ultimo proprietario sono io ancora ce l'ho, che l'ho ristrutturato, diciamo in un certo senso, non ho fatto come si chiama non ho fatto lo sbiancamento, che diciamo in italiano, però l'ho sistemato cambiando il pulendolo. Il retro... com'è che si chiama? Retro Bright. Gli ho solo cambiato la lente, diciamo, e gli ho messo un copribatterie, quindi tuttora ce l'ho. E da lì iniziò la mia passione per il Game Boy, che però per anni comunque è stato sempre conservato in un cassetto, e quindi diciamo nel 2018 ho deciso di rimettermi a giocare al Game Boy. Allora, diciamo che i giochi che mi vennero dati all'epoca con il Game Boy erano un gioco che ancora ho, quindi RC Pro M, Tazmania, che però non funzionava, Pokémon Giallo, che ancora oh, ma io lo amo, è bellissimo. Lo amo. Tra l'altro poi ti dico un aneddoto su questo gioco, Tasmania, che non funzionava, che scambiai con un gioco, non mi ricordo neanche le truffe da bambini. Sì, lo scambiai con Double Dragon. Bello. Cioè avevo pochissima roba comunque. Come prima di acquistarlo io avevo giocato con questo Game Boy, poi è diventato mio. Avendoci giocato avevo giocato vari titoli, quindi avevo giocato Paperboy, che però ho scoperto che poi era Paperboy 2. Vabbè, non ho visto il 2, ma penso che sia uguale all'1, in definitiva era quello che dovevi fare. È diverso, è diverso. Ah. Giocai a Tasmania, che comunque avevo però non funzionava perché si bloccava, RC Pro M, che fortunatamente il ragazzo ancora aveva, e poi avevo giocato anche a Kirby, Dreamsland, Hammering Harry, Frogger, poi avevo giocato altre cose che no, le Tartarughe Ninja ce l'avevo anche, che scambiai in un modo un po' strano, anche in quel caso. Truffe. Sì, sempre truffe. Poi niente, mi diedero, vabbè, a cui ho avuto, cioè ovviamente Pokémon Giallo che ho ancora oggi e Pokémon Rosso che mi regalò all'epoca un fidanzatino. Ovviamente tutto totalmente, i Pokémon sempre, grazie di Dio, li ho trovati sempre in tedesco, guarda, quindi figurati. Fidanzatino, se stai guardando sto video sappi che ancora conserva quel Pokémon giallo. Oddio, non penso che lo stia guardando, però va bene, dai. Comunque così e niente, alla fine decisi di recuperare tutti quei giochi che avevo giocato, ma perché effettivamente l'idea in partenza era quella, cioè recupero solo quello che ho giocato e poi basta, cioè poi mi fermo, e quello è stato il problema, che poi non sono più riuscita a fermarmi. Poi vedi quel gioco e dici, ah mia che bello sto gameplay, che faccio? Lo acquistiamo, e poi ne vedi un altro, in pratica io mi ritrovo con 3 scatole di giochi del Game Boy, del Game Boy Color e del Game Boy Advance. Tipo quelle di scarpe o tipo quelle di Amazon? Che tipo di scarpe? Allora no, in realtà sono delle Vans, guarda, direttamente le scarpe sono proprio delle Vans. C'è anche la scatola degli scarti, come la chiamo io, dei giochi brutti che mi sono arrivati quando ho ritirato dei lotti. Ci teniamo a dire che la Vans non ci paga per realizzare questo video. Assolutamente no. Quindi niente, ho trovato molti titoli belli, ho anche giocato i giochi che comunque giocavo ai cabinati, tra cui Punk. E poi ricordandomi quei famosissimi giochi che giocavo sulla PlayStation, che poi erano del NES, ho recuperato anche quelli lì per Game Boy. Quindi che ne so, ho recuperato Battle City, per esempio, Mappi, che tra l'altro su questi giochi, Battle City ma non mi ricordo se esiste la cartuccia singola, ma mi pare di sì, però Mappi esiste su una cartuccia, che sono comunque solo delle cartucce che sono uscite in Giappone, ed è Namco Gallery. Le multigame ufficiali. Sì, assolutamente. Namco Gallery sono 3, sono Namco Gallery volume 1, volume 2, volume 3. E quindi ognuna di queste 3 cartucce contengono comunque dei bei giochi. Ovviamente Namco. Allora, l'aneddoto praticamente è che RC Pro M, se tu noti, è un gioco a visuale, come si dice? Isometrica. Isometrica, esattamente. Ed è stato un precursore dei giochi come tipo, che ne so, Mario Kart. Ok, Mario Kart, diciamo che tra virgolette è nato per questo, grazie a questo gioco, che poi comunque non è nato solo questo gioco, ma è nato anche, grazie adesso, Rock and Roll Racing. Io, se mi ricordo bene, però quando l'ho messo sul Color era colorato addirittura Super RC Pro M. Cosa strana. Però è perché il Color comunque è nato per questo motivo, cioè il Game Boy Color è nato proprio per, come dire, se una cartuccia, allora se si trova la tipica cartuccia nera del Game Boy, cioè che ha la forma di una cartuccia
cartuccia Game Boy, però è nera, automaticamente, che ne so, per esempio esiste Wario Land 2, esiste sia la cartuccia grigia sia la cartuccia nera. Quindi se tu usi la cartuccia grigia sul Game Boy Color, ti darà la tonalità del Game Boy Color, nel senso delle tonalità che tu, come si dice, no tonalità, pattern si dice, Sì, non mi ricordo. il pattern del Ok, colore. esattamente, quindi ti dà le tonalità che tu puoi trovare anche sul Game Boy Advance, va bene? Classico ESP. Però se la cartuccia invece è color, ok? Anche se, perché deve essere nera comunque quella del color, e sia quella trasparente, se usi quella nera comunque sia, è tutto colorato. Quindi probabilmente quando tu hai inserito la cartuccia ti saranno apparsi i soliti colori che puoi vedere anche anche se metti una cartuccia normale, che ne so, metti Super Mario Land nel color, dai colori, ma da dei colori a modo suo, insomma. No, la cosa che mi aveva colpito era proprio che l'erba era verde. Ci ha seccato in pieno, hai capito? Quello mi ha colpito. Questo sì è vero, perché io quando ci gioco comunque mi dà proprio quelle tonalità di colore, però non è tutto colorato, ecco questo. Cioè ovviamente c'è la macchinina rossa, Sì, però è diciamo vero. un po' così. Com'è che ti ha preso questa gran passione per il Game Boy? Come ti dicevo prima, è proprio per questo motivo, cioè, con la scusa, diciamo, di cercare quei giochi che giocai all'epoca, ho detto, ma perché non li recupero? Cioè, perché devo avere tipo 2 giochi per Game Boy, fondamentalmente? Cioè, alla fine è una bella console portatile, poi è tornata molto di moda, quindi alla fine ho detto, perché non provo a riavere questi giochi? Quindi con sta scusa mi sono messa e ho detto, ma quasi quasi. Li recupero, e così è stato, perché mi sono messa, li ho recuperati, via dicendo. Quindi diciamo un po' per nostalgia, poi ti ha preso la mania del collezionismo. Assolutamente. Capito? E tutte queste cose che fai ai Game Boy, ossia smonta le cartucce, vedi se sono originali, sistema i Game Boy, aprili, restaurali. Come hai fatto a impararle? Allora, in realtà ho seguito tanti tutorial. Su YouTube, Solitamente. da leggere? No, in realtà i tutorial li ho seguiti su YouTube. Sì, all'inizio tra l'altro ho iniziato con... cioè, non mi ero mai messa. Il primo tutorial che vidi era sto tipo che aggiustava una cartuccia del NES, quindi figurati, dello SNES, quindi non c'entrava nulla. Semplicemente ho detto io, scusa, ma se questo aggiusta le cartucce, ho detto forse ci sarà anche un video dove aggiusta magari una cartuccia della Game Boy. E infatti c'è, e quindi mi sono vista come era aggiustata. Però poi ho detto, però diciamo che quello è un po' difficile, deve avere delle attrezzature che non ho, ovviamente. Io sono molto, diciamo, come dire, casareccia nelle cose. E in più avendo i giochi dei Pokémon, triste dirlo, in più avendo i giochi dei Pokémon a cui tipo non funziona più la batteria, dovevo effettivamente cambiare la batteria, quindi ritirare le batterie, però non avevo mai avuto il coraggio di cambiare una batteria. Quindi avendo tipo la stagnante, ho detto io, ma perché non ci provo? Però non ci volevo provare. Paura, paura. Tantissima paura, però non ci volevo provare. Poi alla fine ho detto, ma quasi quasi ci provo. E la prima batteria che ho cambiato, proprio in modo ufficiale, quindi non cambiando la batteria con quella brutta tecnica che stacco la batteria, scarica, lascio le linguette della batteria e ci metto lo scotch. No, io ho proprio dissaldato la batteria scarica e ho risaldato la batteria carica su Metroid 2, Return of Samus. E infatti appena l'ho cambiato ho detto io, cavolo, secondo me non funziona, e non funzionava. Avevi invertito le polarità. Beh, è classico. Panico, ragazzi, io l'ho rotto, un panico totale. L'ho rotto. Poi niente, parlando con una persona che comunque lui è un bravo modder, mi fa, ma non è che ti poi hai sbagliato la polarità, no? Ho detto forse sì. Quindi ho invertito la polarità e Metroid per magia funziona ancora oggi, l'ho finito e vorrei reiniziarlo da capo perché comunque mi piace tantissimo. Quindi come prima cosa ho fatto questo, poi ho iniziato a smontare i Game Boy e avevo tanta paura perché comunque, non perché io non sia una persona sicura, più che altro è, non so come dirlo neanch'io, no? Comunque è una roba elettronica e non ne avevo mai smontate di roba elettronica, ma neanche quando ero piccola, quindi figurati. Quindi era tipo un attimo, e mo che devo fare? Però dovevo pulirlo, quindi ho iniziato a smontarlo, poi ho passato direttamente dal Game Boy classico, direttamente al Game Boy Advance SP, che tipo adesso
ti posso smontare ad occhi chiusi, praticamente rimontarlo. Ho smontato questo Game Boy, l'ho pulito, l'ho rimesso nuovo, ho lavato la scocca, l'ho fatto nuovo, eccetera, eccetera. Al momento panico, ho detto ma funzionerà? Sempre quella era la domanda, no? Funziona. Quello che ti aveva regalato tua nonna? Sì. Urca. Funziona, ho detto, 30 anni di polvere, non si scherza, c'erano 30 anni di polvere, perché è stato il primo che è arrivato in paese, proprio acquistato nell'89, quindi aveva tipo la sua bella polvere. Sì, nei circuiti dappertutto. Sì, cioè funzionava, era tranquillo, però ovviamente una pulita ci stava. Ed è stato quello. Poi ho smontato il Ma Game Boy funzionava Advance. poi Sì, quando sì, l'hai ha rimontato? sempre funzionato. Vabbè. No, in realtà non dovevo toccare nulla perché lui funzionava, c'era solo quella polvere in più. Poi ho iniziato a smontare i miei Game Boy Advance SP con la scusa di dover cambiare la batteria perché era scarica. Quindi ho smontato prima il Tribal, l'edizione truzza come la chiamo io. Quello grigio col tribale nero. Esattamente. Quello lì, quindi un attimo di panico, ho detto io, ce la facciamo? Ma quello però non era messo male, in realtà cioè proprio è stato tranquillo, ma anche tipo quello, l'SP di Zelda. Diciamo che quello pericoloso, nel senso pericoloso, diciamo che quello che mi ha scioccata è stato questo, che ora ti faccio vedere. Puoi vedere pure questo qui praticamente me l'ha regalato la mia compagna di classe, ex compagna di classe, ed è l'SP. Diciamo che si chiama carta da zucchero, cioè in Italia lo chiamano carta da zucchero, dove si può vedere quanto è consumato, insomma. Sì, ci hai Credo che sia. dato. Sì, proprio me l'ha regalato lei perché comunque era del fratello, cioè, è consumatissimo, giuro, raga. Penso che c'è pure un morso perché, come sappiamo, i bambini avevano la mania di mordere le cose quando si nervosiva. Io non l'ho mai fatto, dico la verità. Mio nipote con Quando- Pokémon mi ha dato il suo Advance SP e nella cornice dello schermo quando perdeva il Pokémon. Esattamente, sempre così. Quindi niente, mi ha regalato questo Game Boy Advance SP101, ok? Ah, l'101? Urca, quello con lo Esattamente. schermo più che si vede meglio, insomma. Ma è scarico, sì, è scarichissimo praticamente, quindi Bugia l'ha molto rotto, semplice. bugia l'ha rotto. No, ok, ha funzionato, ha funzionato. Quindi è quello ultra illuminato che tu puoi illuminare ancora di più. Vedi? Sì, Perché sì. non è come il solito 001. Sì, 001 è bestiale. Quindi mi ha regalato questo e ho detto io, apriamolo perché assieme a questo mi diede delle cartucce e le ho aperte ed era meglio se non lo facevo, però l'ho fatto. Giustamente, ormai eri nel trip. Quindi niente, l'ho aperto e all'interno ho trovato della cioccolata, non sto scherzando, Cioccolata dentro il Game Boy. ho trovato ho detto, ma che è? Sì, ma veramente, cioè, c'era della cioccolata, c'era un pezzetto di cioccolata, io non so neanche per quale motivo funzionasse, però sta di fatto che l'ho pulito così tanto che ormai non c'è traccia di cioccolata fortunatamente e le cartucce che mi diede c'era questa che era vecchissima, era così vecchia e così lercia in un certo senso perché ormai i giochi, sia lui che i giochi erano in soffitta. Che però non spiega Io come non c'è finita la cioccolata dentro. so, un po' come il mistero del perché nella cartuccia che mi diede, ma ti spiego. La cartuccia era una cartuccia di Game Boy, ok? Ormai è conservata, quindi non vado neanche, cioè, per prenderla sarebbe un casino. Comunque, la cartuccia del Game Boy, le sappiamo, non sono queste. Allora, già la copertina era rovinata. Classico. L'etichetta. Perché non si toglie dalla scanalatura, si toglie direttamente dalla carta la cartuccia. Ovviamente. Poi era consumata anche perché succede che quando si trovano le cartucce che qui tipo sono consumate, per quale motivo sono consumate? Perché quando ci si giocava da bambini, ovviamente tenendo il Game Boy così, si sa perché si faceva sta roba, automaticamente tendevano le mani sulla cartuccia. E quindi il sudore della cartuccia, cioè il sudore che dai bambini è acidissimo, praticamente scoloriva La copertina, diciamo. La label, plate, sì. la label. E quindi per questo, quella lì non solo era consumata, cioè non solo è consumata per questo motivo, quella lì era proprio, quando è arrivata, era veramente sporca, cioè, ma che è? Cioè,
me l'ha dato, non so che, ma che ha. Tra l'altro cartuccio originale, non è che puoi dire, non era originale allora. La vite dietro era corrosa, Dalla ruggine? no? Quello è il vecchio. Oddio, sto iniziando a pensare male. Dentro c'era tipo una mini ragnatela con polvere e io ho detto devo aprire sta cartuccia e avevo tipo mezza paura. Sei andata a fare Quindi, l'antitetanica e poi ti sei messa sotto. guarda, io ti dico solo che alla fine ho contattato questo modder, ho contattato lui e ho detto ma che devo fare? Mi fa lui, guarda, non lo so. Poi ho contattato un'altra persona e mi fa guarda, io ti dico di prendere tipo uno spazzolino e lavare con il sapone e poi asciugare tutto quanto con il phon acceso sull'aria fredda, no? Comunque apro la cartuccia e all'interno c'era della Coca-Cola. La Coca-Cola aveva corroso la vite, Sì? che comunque sia, stranamente non è morta perché comunque quando tu apri una cartuccia del Game Boy fondamentalmente la vite passa attraverso a della plastica. Sì. Quindi diciamo che è coperto in un certo senso. Niente, la corrosa era piena di questo liquido appiccicoso ed era Coca-Cola, perché comunque si vedeva che era lei. Niente, l'ho messo sotto l'acqua calda, tiepida, diciamo così, tiepida, l'ho lavata e l'ho asciugata immediatamente con il phon e funziona la cartuccia perché queste cartucce sono veramente indistruttibili e l'ho aggiustata. Ed è stato questo. In altre cartucce mi è capitato, in 2 cartucce, invece mi è capitato dell'olio. Olio. Hai voglia di tirarlo via l'olio? Era dell'olio ed era sia in Burai Fighter Deluxe e in Magnetic Soccer. Ho trovato dell'olio. Le hai impanate e le hai fritte un po' alla fine. Cosa hai fatto? Sì, alla fine, dato che siamo in Calabria, che fai? Le friggi? No. Una bella padellata di 4 salti in padella Findus a livello di 4 salti di giochi Game Boy praticamente. Sì, esatto. E quindi niente, così mi sono capitate un sacco di cose strane. Poi tra l'altro mi hanno dato dei Game Boy da aggiustare che però non sono così complessi da aggiustare fondamentalmente, quindi li aggiusterò gratis. L'altro giorno invece ne ho smontato un altro Game Boy che ne ho uno che mi hanno gentilmente regalato e niente, lì ho trovato solo tantissima polvere. Però è bello, come dire, mi piace smontarle, le cose, mi piace aggiustarle specialmente. Sì. Anche perché poi mi sono capitati i mini classic, che sono tipo quei mini Game Boy tratti dai Game Watch, no? Sì, Quindi sì. anche in quel caso ho aggiustato anche quelli, per il fatto che comunque sia le batterie avevano perso, tra l'altro le batterie quelle sono veramente terribili, peggio delle batterie stilo. Perché? Sono le batterie a bottone, ok? Quindi quelle lì sono peggiori, perché quelle quando si corrodono in un attimo. Quindi ho trovato proprio l'acido delle batterie lì dentro. No. Sì. E sono riuscita anche in quel caso ad aggiustare questi mini classic. E poi che cosa ho aggiustato? Ho aggiustato un gioco falso. Un gioco falso. Ah, sì, quelli che tipo di AliExpress che compro io, le trasciate che piace comprare a me. Esattamente, però questo qui è un gioco falso, ma risalente ovviamente agli anni 90. Quindi parliamo di quelle cartucce che si chiamano EPROM, cioè le EPROM sono quelle che poi, se hai il macchinario apposto, tu puoi trascrivere, cioè puoi mettere un altro gioco sopra il chip. Quindi niente, mi era arrivato questo lotto che comunque sia, avevo preso per tutt'altro, però in questo lotto era capitata la cartuccia falsa di Darkman, che come ben sappiamo chi comunque sia è appassionato di Game Boy sa quanto costa una cartuccia di Darkman. Certamente non costa 20 euro né 30, ma già si parla che a livello di loose la puoi trovare pure ormai purtroppo dai 90 pure ai 200 euro. E comunque si ci stanno un po' mangiando su queste cose, perché comunque alla fine Darkman è della ossa. Se sapevo così quando ero bambino ne compravo 3-4, li conservavo in celofanati. È vero, perché è un po' quello che rode poi, perché dici cavolo, ma
Quindi niente, in realtà quando il tipo mi mandò il lotto, come dire, alla fine questo gioco, cioè mi mandò tipo il gameplay e funzionava, quindi vabbè, ma io non ho preso il lotto certo per Darkman, l'ho preso per altri giochi che erano. Questo capitò e io subito ho notato che era falso e ho detto io vabbè, tanto. Comunque per curiosità avevo provato il gioco e il gioco non partiva. La cartuccia era lì da un anno, 2, non mi ricordo da quanto tempo, era buttata in una scatola. Ho detto io ma perché non provo ad aggiustarla? Cioè, tanto che mi costa. È una Tanto è una repro. roba che tanto alla fine magari se si rompe già rotta il repro, quindi che vale, non vale nulla. Niente, ho notato semplicemente che gli mancavano le saldature, e quindi gli ho rifatto le saldature e funziona. E adesso c'hai un Darkman repro, però ce l'hai. Anche perché poi io non mi limito solo a comprare. Allora, io falsi non ne compro, non ne compro, evito proprio di comprare. Però mi piacciono molto le multicard. Però quale multicard? Quelle vecchissime. Quindi tipo quelle mega padelle, capito? Sì, telecomandi delle TV di una volta. Esattamente, i telecomandi. Sono bellissimi. E quindi tipo ne ho qualcuna di quelle. Ne ho 2. Attualmente, chissà, se ne trovo una terza alla fine. Che poi sono anche versatili, perché quando non ci giochi, se è estate, le puoi staccare dal Game Boy e ti fai un po' d'aria. Esattamente. Specialmente quello che ti metti. Proprio così. Siccome ci hai detto, ci hai illustrato abbastanza il tuo background che risale alle sala giochi o ai bar, comunque ai cabinati, quindi giochi da quella volta. Ci hai parlato del Game Boy, di come li sistemi, come sistemi le cartucce, come riconosci i falsi, cioè diciamo che in ambito Game Boy, Game Boy Advance, insomma nella saga Game Boy diciamo ne sai. Però visto che sei, e adesso facciamo il politically correct, visto che sei una ragazza, una donna, comunque quello che vuoi. Se ti vuoi sentire più giovane ti chiamo ragazza. Quanto è dura per te, che ne sai, farti valere nell'ambiente dei videogiochi? In realtà non tanto. Nel senso, per me non è stato un peso. Diciamo che io ho iniziato, forse io non voglio dire una stupidaggine dicendo io sono stata una delle prime, questo non voglio dirlo assolutamente. Però voglio dire che io sono approdata sul Game Boy Club, io non sapevo nulla, nel senso non è che non sapevo nulla, sapevo qualcosa di Game Boy, ma come tutti, prendi la cartuccia, la metti nel Game Boy e finisce là. Alla fine, cioè non è che vai a sapere più di tanto, no? Quando sono approdata era il 2018. Sì, quando ti ha ripreso interesse. Sì, e non c'era nessuno. Cioè alla fine sul gruppo eravamo io e l'amministratore e altra gente che poi si è aggiunta dopo. Quindi più che altro io, bene o male, cercavo di fare delle domande interessanti. Cioè domande che comunque potessero aiutare un po' tutti. Sì, diciamo di sì. Poi tra l'altro ci ho messo un po' di impegno, ci ho impegnato di più, abbiamo iniziato a fare cose con l'amministratore e quindi siamo riusciti pure a raggiungere una bella fetta di pubblico, però non è stato difficile, nel senso per me no, semplicemente perché io non mi sono mai esposta, non ho mai messo la mia faccia, non ho mai messo, non ce l'ho io non ce l'ho con nessuno, precisiamo questo, voglio essere preciso in questa cosa, non mi interessa se è una ragazza che tratta retro gaming, perché comunque mi sono uscite parecchie e mi fa piacere. Come dire, non mi interessa una ragazza che fa retro gaming, mette magari, che ne so, mette il Game Boy, se lo mette sulle cosce e si fa la foto. Non mi interessa questo. A me dà fastidio quando magari lo fa, però non ne capisce. Allora lì mi dà fastidio, perché lì mi sento offesa, perché comunque, come dire, io, ribadendo, sono approdata lì il 2018, quindi ho dovuto combattere con un'orda di maschi per farmi rispettare, perché comunque era un attimo tipo, ma questa è una ragazza che ne sa? Chi ne capisce? Cioè questa ne sa di trucchi e di smalti, no? Della serie. E invece no. Invece io mi sono fatta rispettare perché che ho fatto? Io per ben 3 anni ho studiato. Mi sono messa a studiare tutto quello che c'era da studiare sul Game Boy, ho cercato recensioni, ho fatto questa cosa dei falsi, che ancora oggi la gente mi contatta senza problemi, vi dico contattatemi, avete Messenger, se mi avete su Messenger o meno, contattatemi e ditemi se questo gioco vi sembra falso, io vi rispondo. Se ne vale la pena comprare questo gioco, io vi consiglierò
se comprarlo meno. Tra l'altro io grazie alla tua guida, a quell'immagine, ho capito che questo Killer Instinct che ho comprato su eBay è falso. Vedi? Vedi? Perché manca il numerino, guarda proprio a caso dove ci dovrebbe essere il numerino stampato, è rotto. Niente, In vedi? Ma sovraimpressione. l'hai aperto? L'hai aperto? No, perché non c'ho la chiavetta. Questo invece che c'ho di qua perché ne ho due di Killer Instinct, che ne avevo comprati due per fare i doppi con una mia ex. Le buscava sempre, si è arresa subito. Questo invece è originale, comprato all'epoca. Vedi? Quindi niente, ho studiato, mi sono fatta rispettare, poi infatti ho avuto il rispetto, perché alla fine io poi diventai la moderatrice del Game Boy Club. Molte persone mi rispettano ancora tutt'oggi e la ringrazio. Molte persone sono diventate, strano dirlo, però è successo, sono diventate miei fan, e quindi, che ne so, magari ho avuto, dico la verità, ho avuto prezzi, come dire, Avvantaggiati, di favore. favoritismi, però non favoritismi, perché guarda, io credimi, ti dico una cosa, Mario, io non chiedo mai nulla, perché lavoro da quando avevo 16 anni, quindi per me, chiederlo non esiste, dico la verità. Sono una persona molto umile, quindi io lavoro, alla fine ho i soldi, se voglio comprarmi qualcosa me la compro, non ho problemi. Chi vuole magari regalarmi qualcosa è perché vuole lui, però sicuramente da parte mia non c'è tipo, che ne so, tu mi regali questa cosa e io magari, assolutamente no. Vogliamo anche precisare questo punto, perché magari una persona può pensare, magari questo qua chissà che fa. No, non è così, assolutamente no. Non lo è mai stato e mai lo sarà. Non chiedo, mi mandano le cose, ma ovviamente non è che se tu mi mandi una cosa io ti mando qualcos'altro. Ecco, per Ah, essere... ok, ho capito. non sono proprio il tipo che faccio ste robe. Anzi, tra le altre sono cose proprio che Dai, niente che io... ma almeno la foto con autografo, dai. No, neanche quello. Zero totale. Quindi niente, magari negli anni, capito, che ne so, volevo comprare questo gioco, magari il venditore mi dice guarda, ma io ti seguo perché tu fai dei post molto belli, sono tuo fan, questo gioco costa 30 euro, sei tu, ma lo facciamo 20, ok? Ovviamente che fai? 10 euro in più in tasca non fanno male a nessuno. Tra averli e non averli è meglio averli. Esattamente, quindi così. Un mio amico in America, che lui è famosissimo su Instagram, però non so che fine ha fatto. In realtà non è che non so che fine ha fatto, so che fine ha fatto, però ha cancellato l'account perché era troppo stressato. E quindi è sotto un altro nome. Lui si chiamava Game Boy 3 Chat. Lui mi spedì dall'America un sacco di roba, tra cui mi spedì, vabbè, ovviamente i suoi loghi, le sue spille, un porta Game Boy Color, e mi spedì anche un gioco, ed è Balloon Kid, proprio USA, Balloon che Kid. ancora lui fu uno dei primi che mi spedì un pacco. Adesso tocca iniziare Poi- la collezione USA. Uno ce l'hai, tocca continuare. Ne ho parecchi USA, Ah, perché in beh. realtà, cioè, io alla fine, come ben sai, dopo ti spiego che tipo di collezione faccio, perché sennò sembra un po' strano. Allora, lui fu uno dei primi, e poi c'è stato uno svizzero che mi ha spedito, non ci ho mai parlato, sinceramente. Dal nulla se ne uscì con oh, questi giochi li vuoi? Va bene. Cioè, se sono in più mi prendo, qual è il problema? I miei amici non mi credevano, ti dirò di più, ho detto raga, vi giuro che vi mando la conversazione così mi credete. Infatti loro mi hanno detto ma che pesca, per non dire altro, che hai avuto, ok? E quindi mi ha mandato questi 4 giochi giapponesi. Oddio, no! Come piacciono a te? Fan dei giochi solo Giappone. Sono pazzi, sono giochi pazzi. Sì, sono tutte delle repro. A Chrome. Sì, tutta a Chrome. Mi fa sempre ridere questa cosa. Tra l'altro voglio precisare questa cosa per chi sta vedendo questa intervista che mi sta concedendo Mario. Noi ci siamo conosciuti proprio così, dicendo che io gli ho consigliato un gioco e poi lui dopo un po' mi ha detto ma questo è falso. Quindi niente.
lui, poi ci sono state tante altre persone che mi hanno sempre regalato cose che io non ho chiesto, però ringrazio tantissimo. Ovviamente ringrazio tutti quanti, perché mi sembra pure giusto. E quindi niente, piano piano ho arricchito la mia collezione che si divide in solo i giochi validi per Game Boy, solo i giochi validi, secondo me, secondo i miei gusti, precisiamo, del Color, che poi del Color c'è veramente pochissima roba. Sì, so che come software... C'è zero da fare. E solo i giochi validi per Game Boy Advance, perché ricordiamoci una cosa, su Game Boy Advance, come su Color, sono uscite tante robe per bambine, quindi già là stiamo sbagliando. Ciao DS, Comunque- sei tu? Mm? Amo il DS, ha seguito il suo passo, eh? Sì, ma infatti, perché poi come si chiamava quel gioco famoso del DS? Cioè, ne hanno fatto mille. Passione, Giulia Passione qualcosa. Giulia Passione Cavalli, Giulia Passione quello, Giulia Passione quell'altro, c'era Giulia Passione qualsiasi cosa, basta che ci fosse Giulia in mezzo. Quindi per questo, essendo che dal Color in poi, ok, sono seguiti tutti questi giochi terribili, io ho solo cercato di, come dire, comprare dei giochi validi. Allora, ti dirò, per ragazzi io ho dei giochi Color, però sono belli. Uno perché sono gli stessi, cioè la Way Forward, non lo so come si dice. No, non so cosa vuoi dirmi, non conosco questo termine. Allora, praticamente i fratelli, cioè, no, i fratelli, i coniugi Boson, ok, hanno fatto tipo, sono quelli che hanno ideato Shantae. Madonna, Shantae se costa. Quindi loro hanno fatto, non solo hanno fatto Shantae, per Game Boy Color hanno fatto anche Sabrina Vita da strega, il cartone, Mm? quindi ci sono i giochi, e Wendy Every Which Way. Ma E in questo- più sono usciti gli altri. Sì, sono giochi Color molto validi, te lo dico. Comunque sono quelli che hanno fatto Shantae, quindi sono gli stessi, lo stesso character design, identici in tutto quanto, sono molto giocabili e molto belli. Quindi questi giochi ce li ho. Il resto no, perché poi è uscito Barbie, tutte quelle cose là che non si possono vedere. E poi il Color è una macchina terribile, secondo me. E poi vediamo quelli su Advance che ce ne stanno 1.000 miliardi, tra cui pure un'altra serie di Barbie e tante altre stupidaggini che stanno Ti- parlando. Te Non lo ci consiglio interessa. io un gioco per Advance. Tocca. Tocca. È di guida. Tocca delle macchine, ok, tocca tu, ok. Hanno fatto un Uh, piccolo miracolo, secondo me, perché Ah, sì? su quella consolina tirare fuori quella roba lì, non so proprio come abbiano fatto. Allora lo prendo, guarda. Magari Perché probabilmente provatelo con una flashcard e poi vedi, poi vedi se prenderlo o no. vediamo se prenderlo, quindi così. Ok. Sì, perché no? Ci provo poi. Quindi ne ho un bel po', però ovviamente ho comprato sempre solo i giochi validi, perché ovviamente ricordiamoci, non tutti i giochi sono belli, perché cioè non possiamo dire ci sono giochi come ti posso dire, come la PlayStation, ok? Facciamo un po' di off topic, ok? Come Sì. la PlayStation può avere dei brutti giochi, come anche la Switch può avere dei brutti giochi, anche il Game Boy ha dei giochi brutti. Allora, Poi tra quelli validi prendi solo quelli che ti piacciono a te e la fetta diminuisce ancora. esattamente. Io non è che mi posso comprare tutti quei giochi che no, dai, non si possono avere certi giochi. E quindi no. Quindi ho sempre cercato di avere quelli validi, sia su Game Boy, sia su Game Boy Color e sia su Game Boy Advance. Quindi diciamo che sto per finire. Mancano veramente pochissime cose. Per Game Boy Advance, dico la verità, me ne mancano 3, però il problema è che i costi ormai sono troppo elevati e non penso che li acquisterò mai. Comunque si tratta di titoli che costano veramente tanto. Chi ce li ha? 600 euro. Per un gioco. Cavoli. A me con 600 euro me ne vado tipo in vacanza, fondamentalmente. Vado a spenderli per un gioco, non mi pare il caso, non so. Alla fine ti compri una flash card, alla
fine poi i costi elevati, l'esagerazione e comunque sia, come dire, quello che stanno facendo con le varie console, dai, non è normale, neanche in un certo senso. Sì, sicuramente ci sono dei giochi che sono belli, sono validi, però non parliamo di cartucce alla fine, cioè parliamo di questo pezzettino di plastica che non è manco quanto una carta, no? Alla fine, cioè, mi sembra un po' esagerato, 600 euro un gioco, no? Però ormai è così e quindi Ce lo teniamo finché non si ferma tutta questa operazione nostalgia. esattamente. Chissà se si ferma, perché comunque guarda, il Game Boy va veramente forte. All'inizio mi ricordo che era lo SNES che comunque sia con i prezzi ci menava e il NES pure. Ma invece no, è il Game Boy, quindi è assurdo. E tutti sono tornati al Game Boy, cioè chi aveva un Game Boy è andato a vedere dov'era, dove l'aveva buttato per rispolverarlo e dargli, cioè giocarci alla fine, è stato così. Quindi che ci puoi fare? Non ci puoi fare nulla, però va bene. Finché si gioca va bene, no? Sì, alla fine si dice che un adulto che non gioca ha per sempre perso il bambino che è in sé. Esattamente, la penso anch'io in questo modo, quindi va benissimo. Quindi no, per ricollegarci proprio e tornare proprio sul discorso, non è stato difficile per me farmi spazio in questo mondo di uomini, semplicemente perché hanno visto, alla fine sono una che ne capisce, che si è appassionata veramente, che se non mi volevo appassionare, semplicemente sì, facevo anch'io le foto con le cartucce in mezzo alle tette per dire e il Game Boy sulle gambe. Ecco. Invece io non ho fatto niente di tutto ciò. Ho semplicemente fatto quello che dovevo fare, cioè giocarci. E gioco ogni titolo che ho. Quindi quando io ne parlo, come tu ben sai, faccio quelle mie sottospecie di mini recensioni, è perché io il gioco l'ho giocato. Se no non mi permetterei di dire una parola, nel senso io quando so parlo, quando non so non parlo, semplice. Allora ragazzi, questa era Barbara Murgida, il suo trascorso videoludico con tutta la sua tutta la storia che ci ha voluto raccontare, diciamo. Quindi Scusate se mi sono dilungato, ovviamente. non c'è problema, anzi è stato un piacere. Noi ragazzi ci becchiamo la prossima volta. Ciao ragazzi, grazie mille e spero che vi appassionate di Game Boy, ecco. Se ne avete uno rispolveratelo. Enjoy!